Morning, dear friends. Today is the 2nd of September 2012, and we are on the third day of our retreat, Peace in Action. Buongiorno cari amici, oggi è il 2 di settembre dell'anno 2012, ci troviamo nel terzo giorno del nostro ritiro Pace in Azione. Yesterday we have learned about pebble meditation. Ieri abbiamo imparato sulla meditazione dei sassolini. And the first pebble represents freshness and beauty. E il primo sassolino rappresenta la freschezza e la bellezza. Freshness and beauty are not in the pebble. La freschezza e la bellezza non sono nel sassolino. It is in us. Sono dentro noi stessi. Every one of us has the seed of freshness and beauty inside. E ognuno di noi ha il seme della freschezza e della bellezza dentro. The problem is how to help that freshness and beauty come out. Il problema è come possiamo aiutare questa freschezza e questa bellezza a venire fuori. The other person, although he is not very beautiful, very fresh, but he has also the seed of freshness and beauty in him. E l'altra persona, anche se magari può non essere molto bella, molto fresca, ma ha comunque il seme della bellezza e della freschezza dentro di lui, dentro di lei. So if you know how to bring out your freshness and your beauty, you can help him to do the same. Quindi se sapete tirare fuori la vostra bellezza e la vostra freschezza, potete aiutare lui a fare la stessa cosa. Come, this gentleman has his young man has a very interesting t-shirt. Puoi venire, hai una maglietta molto interessante. With the inscription, "Do you want to fight?" Con una scritta, vuoi combattere? You want to fight only when you do not have freshness and beauty. E vuoi combattere solamente quando non hai freschezza e bellezza. So if you have freshness and beauty in you, you say, "No, I don't want to fight." Quindi quando avete la freschezza e la bellezza dentro di voi dite no, non ho nessuna voglia di combattere. And you can smile and tell the other person, you have freshness and beauty in you. E potete sorridere e dire all'altra persona anche tu hai dentro di te la freschezza e la bellezza. If you know how to breathe and to smile, the freshness and beauty in you will come out and you don't want to fight. E se sai come respirare, come sorridere, la freschezza e la bellezza dentro di te verrà fuori e non vorrai più combattere. So when you go back to school and if someone try to have a fight with you and you breathe in and out with the pebble to become more fresh and beautiful, and you smile at him or her and say, you also have freshness and beauty in you. Quindi quando ritornate a scuola, se qualcuno vuole combattere con voi, potete respirare, inspirare ed espirare con i vostri sassolini e quando siete calmi dire anche tu hai dentro di te la bellezza e la freschezza. You can be fresh and beautiful like me. Tu puoi essere fresco e bello proprio come me. That is the first pebble. It is not outside of us, it is inside. E questo è il primo sassolino, non è fuori di noi ma è dentro di noi. And the second is solidity. A mountain solid and stable. E il secondo è la saldezza, la stabilità, come una montagna stabile e solida. So the mountain is in us. It can be solid, it can be stable. Quindi la montagna è dentro di noi, possiamo essere solidi, possiamo essere stabili. Space is us because still water is in us because peace can come from the inside. E anche l'acqua calma è dentro di noi, perché la pace può venire da dentro di noi. And if you know how to breathe and smile and relax, peace will come out. E se sapete come respirare, sorridere, rilassarvi, la pace verrà fuori. And you feel
you feel happy, you feel calm, and you help the other person to feel happy and calm also. E voi vi sentite felici, vi sentite calmi ed aiutate anche l'altra persona ad essere felice e calma. So peace is inside. Quindi la pace è dentro. And the last pebble is freedom, space. E l'ultimo sassolino è la libertà, lo spazio. And freedom is also inside of you. E la libertà allo stesso modo è dentro di voi. So you don't have to ask for freshness and beauty and peace and freedom from outside. You have them. You have them in yourself. Quindi non avete bisogno di domandare freschezza, bellezza, pace o spazio al di fuori di voi. Ce li avete dentro di voi. Listen, today we have a meditation on a plant of corn. Ascoltate, oggi abbiamo una meditazione su una piantina di mais. Look, Guardate, a few weeks ago, someone has planted a seed of corn. qualche settimana fa qualcuno ha piantato un semino di mais And she took care and she watered the seed of corn every day. e si è preso ben cura di questo semino di mais ogni giorno. Now the seed of corn has become a plant of corn. E ora questo seme di mais è diventato una pianta di mais. 4 years ago there was a retreat in Castelfusano. Sapete, 4 anni fa c'è stato un ritiro a Castelfusano There was about 75 children in the retreat. e c'erano circa 75 bambini in questo ritiro. And I offer every child a seed of corn E Tai ha offerto a ognuno un piccolo seme di mais and asked them to bring home and plant the seed of corn. e gli ha domandato di portarlo a casa e piantarlo. And each person received one seed of corn like this to bring home and to plant in a pot. E ognuno ha ricevuto in questo modo un seme di mais per portarlo a casa e per piantarlo in un vaso. That was the homework for the children. E questi sono stati i compiti per casa per i bambini. And they should remember to water the seed of corn every day. E dovremo ricordarci di innaffiare questo seme di mais ogni giorno. And 10 days later, the seed of corn will become a tiny plant of corn. E 10 giorni dopo questo seme di mais diventerà una piccola piantina di mais. And then they should come to the plant of corn and ask a question. E a quel punto dovremo andare dove c'è la pianta di mais e porle una domanda. And this is the question that you should ask the plant of corn. E questa è la domanda che dovremo chiedere alla piantina di mais. My dear young plant of corn, do you remember the time you were a tiny seed? Mia cara piccola piantina di mais, ti ricordi quando eri un piccolo seme? And after you ask a question, you have to wait for an answer. E dopo che avete posto la domanda dovete aspettare per una risposta. The plant of corn may not speak Italian, but it has a way of speaking. La pianta di mais magari non parla in italiano, però ha il suo modo di parlare. So you have to listen very carefully in order to hear what the plant of corn is telling you. Quindi dovete ascoltare molto attentamente per sentire ciò che la pianta di mais ha da dirvi. And usually the plant of corn say, me, a seed of corn, I don't believe it. E spesso la pianta di mais vi dirà, io un seme di mais non ci credo proprio. The fact is that she has forgotten that at one time she was a tiny seed of corn. E la realtà è che si è dimenticata che una volta era un piccolo seme di mais. And then you have to try to convince her that she had been
At one time, a seed of corn. E a quel punto dovete cercare di convincerla che una volta era proprio un seme di mais. You have to say, my dear plant of corn, it's me who planted the seed of corn. Dovete dirle, mia cara pianta di mais, sono io che ho piantato questo seme di mais. It's me who has watered the seed of corn every day. E sono stato io a innaffiare questo seme di mais ogni giorno. And one day I saw you sprout and become a tiny plant of corn. E un giorno ti ho visto germogliare e diventare una piccola piantina di mais. Now you have grown into quite a big plant of corn with 5 leaves. E ora ti sei cresciuta in una piantina abbastanza grande con 5 foglie. You don't remember, but I know very well that you came from a tiny seed of corn. Magari tu non ti ricordi, ma io lo so molto bene che sei venuta da un piccolo seme di mais. And if you are eloquent enough, the plant of corn will believe you. E se siete abbastanza eloquenti, la pianta di mais vi crederà. And if the plant of corn does not believe you, you have to be patient. E se la pianta di mais non vi crede, dovete essere pazienti. Let us look very carefully, because meditation is to look very carefully. Dobbiamo guardare molto attentamente, perché la meditazione è guardare con attenzione. Do you see the seed of corn in the plant of corn? Potete vedere il seme di mais nella pianta di mais? Do you think that the seed of corn has died? Pensate che sia morto questo seme di mais? Or do you think that the seed of corn is still alive? O pensate che il seme di mais è ancora vivo? Do you think that the seed of corn is still there? Pensate che il seme di mais sia ancora lì? You don't see it, but it is still there alive. Voi non lo vedete, ma è ancora lì vivo. Because if the seed of corn has died, there is no way that the plant of corn can grow like this. Perché se il seme di mais muore, non c'è alcun modo in cui la pianta possa crescere in questo modo. So meditation helps you to see that although you don't see the seed of corn is always there. Quindi la meditazione vi aiuta a vedere che anche se non potete vedere il seme di mais è sempre lì. You don't need the form, the sign, the mark of the seed of corn, but you know that the seed of corn is still there. Non avete bisogno della forma, del segno, del marchio del seme di mais, ma voi sapete che il seme di mais è ancora lì. And you know that the plant of corn is the seed of corn. E voi sapete che la pianta di grano è il seme di mais. The plant of corn is a continuation of the seed of corn. La pianta di mais è la continuazione del seme di mais. And when you say hello, good morning to the plant of corn, you say hello, good morning to the seed of corn at the same time. E quando dice ciao, buongiorno alla pianta di mais, allo stesso momento state dicendo ciao, buongiorno al seme di mais. Every one of us, whether we are a boy or a girl, we were at one time a very tiny seed in the womb of our mother. Ognuno di noi, che siamo un bambino, una bambina, una volta eravamo un seme molto piccolo nella pancia della nostra mamma. Do you remember the time you were a tiny seed in your mother? You remember? Ti ricordi quando eri un piccolo seme nella pancia della tua mamma? If you don't remember, I have to try my best in order to help you to remember. E se voi non vi ricordate, ora devo fare del mio meglio in modo che voi vi possiate ricordare. And your father has planted this little seed in your mother, and believe me, it's much smaller than this seed of corn. E il vostro papà ha piantato questo piccolo seme nella vostra mamma e credetemi è molto più piccolo del seme di mais. And one day the doctor told your mother that you have a child in you. E un giorno il dottore ha detto alla vostra mamma che ha un bambino dentro di lei. That was a very good news for your mother. E questa è stata una notizia molto buona per la vostra mamma. She knew that she is going to be a mother.
E lei ha saputo in quel momento che sarebbe diventata madre. This is a meditation. Questa è una meditazione. So your mother was so happy because she know that you were there in her womb. Quindi la vostra mamma era così felice perché sapete che voi eravate lì proprio nella sua pancia. Although she has not seen you because you were so tiny, but she already began to love you. Anche se non vi aveva ancora visto perché eravate così piccoli, però ha già incominciato a volervi bene, ad amarvi. She put her hand on her womb and she said, "Hello, dear one, I know you are there and I am very happy." Metteva la mano sulla sua pancia e diceva: ciao mio caro, mia cara, so che sei lì e sono molto felice. That is the second mantra. E questo è il secondo mantra. Darling, I know you are there and I am so happy. Mio caro, mia cara, so che sei lì e sono molto felice. And your mother spoke to you every day. E la vostra mamma vi ha parlato ogni singolo giorno. And she is much more joyful. Ed era molto più gioiosa. She was very careful because she know that if she is not careful, and then you will suffer inside of her. Ed era molto attenta perché sapeva che se non fosse stata attenta voi avreste sofferto proprio dentro di lei. So she shows the right thing to eat, the right thing to drink. Quindi ha iniziato a scegliere le buone cose da bere, le cose giuste da mangiare. Because she know that if she drink alcohol, if she smoke, and then you have to suffer inside of her. Perché sapeva che se lei avesse bevuto del vino, dell'alcol o se avesse fumato voi avreste sofferto dentro di lei. She even tried not to look at the television program that give her strong emotion like fear, anger. E ha anche provato a non guardare programmi televisivi che le davano emozioni forti come rabbia o paura. Because she knew that if she had anger and fear, and then you will have to suffer inside of her. Perché sapeva che se lei avesse avuto paura o rabbia, allora voi avreste sofferto dentro di lei. Your father was also very careful. E anche il vostro papà era molto attento. He knew that he had to take good care of your mother. Sapeva che doveva prendersi buona cura della vostra mamma. He knew that he should talk to your mother lovingly, because if she get angry, you will suffer inside of your mother. E sapeva che doveva parlare con la vostra mamma in modo molto gentile e amorevole, perché se non parlava in questo modo voi avreste sofferto dentro di lei. That is the beginning of a love, a very beautiful kind of love. E questo è l'inizio di un tipo di amore molto bello. And you know, inside of your mother is very comfortable. E voi sapete che dentro la vostra mamma è molto confortevole. The weather was perfect. Il tempo era perfetto, It was not too hot, not too cold. né troppo caldo né troppo freddo. It's very soft inside. Ed è molto morbido dentro. And you did not have to do anything at all. E non avevate bisogno di fare assolutamente niente. You didn't have to worry about what you have to eat, what you have to drink, and so on. Non dovevate preoccuparvi di quello che dovevate bere o mangiare, eccetera. Because your mother ate for you, drank for you, and even breathed for you. Perché la vostra mamma mangiava, beveva per voi e persino respirava per voi. You don't remember, but there was a cord linking you to your mother. Voi non vi ricordate, ma c'era un cordone che vi legava alla vostra mamma. And that cord is called the umbilical cord. E questa corda è chiamata il cordone ombelicale. So the food, the water, the air come from your mother to you through that umbilical cord. Quindi il cibo, l'acqua, l'aria vi arriva dalla vostra mamma attraverso questo cordone ombelicale. And when you were born, you did not like it. E quando siete nati non vi piaceva assolutamente. Because outside here is much less comfortable than inside there. Perché qui fuori è molto meno confortevole che qui dentro. And they had to cut
the umbilical cord and separate you from your mother. E hanno dovuto tagliare questo cordone ombelicale e separarvi dalla vostra mamma. That was a very difficult thing for you. E questa era stata una cosa molto difficile per voi. The second difficult thing for you is that now you have to begin to learn how to breathe by yourself. Your mother can no longer breathe for you. E la seconda cosa difficile è che ora avrete dovuto imparare a respirare per voi stessi. La vostra mamma non poteva più respirare per voi. You have to learn to breathe in for the first time. Avete dovuto imparare a inspirare per la prima volta. And it was difficult because there was some liquid in your lungs. Unless you spit it out, you cannot make your first in-breath. Ed è stato difficile perché nei vostri polmoni c'era un liquido, c'era dell'acqua, e a meno che voi non l'abbiate sputato fuori non potevate respirare. It was a difficult moment. It was even a dangerous moment because if you cannot breathe in for the first time, then you have to die. Ed è stato un momento molto difficile e anche molto pericoloso, perché se non potete inspirare per la prima volta, allora potreste morire. But fortunately, most of us have made it, and now we are alive, and we are sitting together and learn to breathe in again, but this time mindfully. Ma per fortuna la maggior parte di noi ce l'abbiamo fatta e ora siamo qui seduti tutti assieme e impariamo a inspirare ed espirare con consapevolezza. So what you learn today is that you come from a seed. Quindi quello che imparate oggi è che voi siete venuti da un seme. And you have the seed is still alive in you. E che questo seme è ancora vivo dentro di voi. Because that tiny seed contains both your father and your mother. Perché quel piccolo seme contiene entrambi, vostro padre e vostra madre. And when you look into your body, you don't see your father and your mother, but your father and your mother are in you. E quando guardate nel vostro corpo, magari non vedete vostro padre e vostra madre, ma vostro padre e vostra madre sono dentro di voi. If you think that your father and your mother are outside of you, you are wrong. E se voi pensate che vostro padre e vostra madre sono fuori di voi, vi siete sbagliati. Look at this plant of corn. Do you think that the seed of corn is outside of the plant of corn? Guardate a questa piantina di mais, pensate che il seme di mais sia fuori dalla piantina? Although you think that father and mother are outside of you, they are at the same time inside of you. Anche se pensate il padre e la madre di fuori di voi sono allo stesso momento all'interno di voi. So please remember one thing, you are a continuation of your father. Quindi ricordatevi una cosa, voi siete la continuazione di vostro padre. You are a continuation of your mother. E siete la continuazione di vostra madre. And if you are happy, your father in you will be happy, your mother in you will be happy. E se siete felici, vostro padre dentro di voi sarà felice e la vostra madre dentro di voi sarà felice. If you suffer, and then your father in you will suffer, your mother in you will suffer. E se voi soffrite, vostro padre dentro soffrirà e la vostra madre dentro anche soffrirà. So meditation help you not to suffer too much. Quindi la meditazione vi aiuta a non soffrire troppo. Meditation help you to have more freshness and beauty and peace. La meditazione vi aiuta ad avere più freschezza, più bellezza e più pace. And if you have freshness, beauty and peace, your mother, your father in you also have beauty, freshness and peace. E se avete più freschezza, più bellezza e più pace, allo stesso momento la vostra mamma e il vostro papà dentro di voi avranno freschezza, bellezza e pace. That is why when you practice walking meditation, sitting meditation, breathing, that's not only for you, that's also for your father and your mother in you. E questo è il motivo per cui quando pratichiamo la meditazione seduta o la meditazione camminata o respiriamo, non respiriamo solamente per voi, per noi stessi, ma respiriamo anche per la nostra madre e il nostro padre dentro di noi. The most difficult thing of today's talk is that although you don't see the seed of corn is
always there in the plant of corn. E la cosa più difficile dell'insegnamento di oggi è che anche se non vedete il seme di mais è sempre lì, dentro la pianta di mais. Although you don't see your mother and your father in you, they are really in you. Anche se non potete vedere la vostra mamma e il vostro papà dentro di voi, loro sono veramente dentro di voi. When you hear the little bell, please stand up and salute the Sangha before you go out and continue. Quando ascoltate la piccola campana potete alzarvi e salutare tutto il Sangha prima di uscire e continuare la vostra pratica fuori. Potete alzarvi. Have a good day. Buona giornata. When you hear the bell, you may like to invite all the cells in our body to join us in listening to the bell. Quando ascoltiamo il suono della campana possiamo invitare ogni cellula del nostro corpo ad ascoltare la campana assieme a noi. Not only our father and our mother are fully present in every cell of our body, but all our ancestors are also present in every cell of our body. Non solo nostro padre e nostra madre sono presenti in ogni cellula del nostro corpo, ma anche tutti i nostri antenati sono presenti. And if we allow the energy of mindfulness and peace to penetrate into every cell of our body by the act of listening, and then our ancestors will feel that peace and mindfulness at the same time as us. E se permettiamo all'energia della consapevolezza e della pace penetrare nel nostro corpo attraverso l'atto dell'ascolto, allo stesso modo i nostri antenati sentiranno queste energie di consapevolezza e di pace. We have human ancestors, but we do have animal ancestors, vegetable ancestors, and mineral ancestors. Abbiamo degli antenati umani, ma anche abbiamo degli antenati animali, vegetali e minerali. And all our ancestors are still in us. E tutti i nostri antenati sono ancora dentro di noi. When we make a peaceful and happy step, all our ancestors make the peaceful and happy step together with us.
E quando facciamo un passo felice e pacifico, tutti i nostri antenati allo stesso modo fanno un passo felice e pacifico assieme a noi. Because we carry all our ancestors with us. Perché portiamo tutti i nostri antenati assieme a noi. So peace inside of us means peace inside of all our ancestors. Quindi pace dentro di noi significa pace dentro tutti i nostri antenati. And the sound of bell does not really come from the outside. E il suono della campana non viene veramente dal di fuori. In the Buddhist tradition, we consider the sound of the bell as the call of the Buddha inside, the voice of the Buddha inside calling you home, to yourself, to your true home. E nella tradizione buddista consideriamo il suono della campana come la chiamata del Buddha che ci richiama a ritornare a casa, verso la nostra vera casa. And it is with the energy of mindfulness and concentration that we listen to the bell, not with the ears only. Ed è con l'energia della consapevolezza e della concentrazione che ascoltiamo il suono della campana, non semplicemente con le orecchie. And 3 in-breath and out-breath can allow peace and joy to penetrate into every cell of our body for the sake of all our ancestors. E 3 ispirazioni ed espirazioni possono aiutare questa pace a penetrare dentro il nostro corpo per il beneficio di tutti i nostri antenati. Yesterday we spoke about the 4 noble truths. Ieri abbiamo parlato delle 4 nobili verità. The first is ill-being, and the second is the path leading to ill-being. La prima è la sofferenza e la seconda è il cammino che ci porta alla sofferenza. And this represents the mud. E questo rappresenta il fango. And looking into the mud, you can see the possibility of a lotus flower. E quando guardate al fango potete vedere la possibilità di un fiore di loto. We can see that well-being, happiness is possible. Possiamo vedere che il benessere e la felicità sono possibili. And you can see also the path leading to well-being. E potete allo stesso momento vedere il cammino che vi porta al benessere. So the third and fourth noble truth represent the lotus. Quindi la terza e quarta nobile verità rappresentano il fiore di loto. And you can see the connection between the mud and the lotus. E possiamo vedere la connessione fra il fango e il loto. And therefore we know that the 4 noble truths, they cannot, each of them cannot be by themselves alone. Each truth has to interbe with all the other 3 truths. E quindi sappiamo che nelle 4 nobili verità, una nobile verità non può essere per se stessa, ma deve interessere con le altre 3. It is by looking deeply into the mud that we see the possibility of having lotus. E guardando profondamente nel fango possiamo vedere la possibilità di un loto. When we see the path leading to suffering, at the same time we see the path leading to happiness. E quando vediamo il cammino che ci porta alla sofferenza, allo stesso momento vediamo il cammino che ci porta alla felicità. So we can say that the path leading to well-being is born from the path leading to ill-being. Quindi possiamo dire che il cammino che porta al benessere nasce dal cammino che porta al malessere. The path leading to ill-being begin with wrong view, wrong thinking, wrong speech. E il cammino che porta al malessere inizia con una visione erronea, con un pensiero erroneo, con una parola erronea. And the path leading to well-being should be the opposite. Right view, right thinking,
right speech and so on. E il cammino che porta al benessere dovrebbe essere l'opposto, la retta visione, un retto pensiero, una retta parola, eccetera. So to take apart the third and the fourth and leave the first and the second outside is not possible. Quindi separare la terza e la quarta verità e lasciare la prima e la seconda al di fuori non è possibile. And you see the role of suffering in helping to make well-being, happiness possible. E possiamo vedere il ruolo della sofferenza nell'aiutare il benessere, la felicità ad essere possibili. And that is why yesterday we said that our idea about the kingdom of God as a place where there is only happiness is rather a naive idea. E questo è il motivo per cui ieri abbiamo detto che la nostra idea del regno di Dio come un posto dove c'è solo felicità è un'idea molto naive. Because without suffering we cannot cultivate understanding and love. Perché senza sofferenza non possiamo coltivare comprensione e amore. And without understanding and love, happiness is not possible. E senza comprensione ed amore la felicità non è possibile. And that is why you have to speak about the goodness of suffering. E questo è il motivo per cui dobbiamo parlare della bontà della sofferenza. We can learn a lot from suffering. Possiamo imparare molto dalla sofferenza. And we as practitioner, we should know how to make good use of suffering in order to create understanding and love. E come praticanti dovremmo sapere come far buon uso della sofferenza in modo da creare comprensione ed amore. The path leading to well-being explained to us by the Buddha is seen by him through suffering. E il cammino che porta al benessere che ci è stato insegnato dal Buddha, lui l'ha visto attraverso la sofferenza. The Buddha Shakyamuni was a human being like us. Il Buddha Shakyamuni era un essere umano, proprio come noi, He has suffered like us. e ha sofferto come noi. He has practiced looking deeply into the nature of suffering. That is why he has found the path leading to the cessation of suffering. E ha praticato l'osservare in profondità la natura della sofferenza, e questo è il motivo per cui ha visto il cammino per uscire dalla sofferenza. And according to this path, right view is the foundation of the other 7 elements of the path. E secondo questo cammino la retta visione è il fondamento degli altri 7 elementi di questo cammino. Right view is a kind of deep understanding of reality. E la retta visione è un tipo di comprensione profonda della realtà. And that vision of reality comes from the practice of mindfulness and concentration. E questa visione della realtà nasce dalla pratica della consapevolezza e della concentrazione. It is with the energy of mindfulness and concentration that you can make a breakthrough into reality and touch the right view. Ed è attraverso la consapevolezza e la concentrazione che possiamo capire la realtà e toccare la retta visione. Right view, according to the tradition of Buddhism, is a kind of insight that is free from all kind of views. La retta visione, secondo la tradizione buddista, è un tipo di comprensione che è libera da ogni tipo di altra visione. And once you have a right view, you have no more discrimination. E quando avete una retta visione non avete più alcuna discriminazione. Not only discrimination between right and left, but also right and wrong. Non solo una discriminazione fra destra e sinistra, ma anche fra giusto e sbagliato. Between subject and object. Fra oggetto e soggetto.
between being and non-being. Fra essere e non essere. And birth and death. Nascita e morte. One day a monk came to ask the Buddha this question. Un giorno un monaco venne dal Buddha e gli pose questa domanda. Dear teacher, you often speak of right view. Caro maestro, tu parli spesso della retta visione. What does it mean? Exactly, right view. Ma esattamente cosa significa retta visione? And the answer of the Buddha was recorded in a sutra. E la risposta del Buddha è stata registrata, è stata tramandata in un sutra. The Buddha said, right view is a kind of view that is free from the notion of being and non-being. E ha detto la retta visione è un tipo di visione, un tipo di nozione che è libera dalle visioni di essere e non essere. You cannot think of the ultimate reality in terms of being and non-being. Non potete pensare alla realtà ultima in termini di essere e non essere. So being and non-being is a pair of opposites. Quindi essere e non essere è un paio di opposti. And right view transcends that pair of opposites. E la retta visione trascende questo paio di opposti. But it also transcends all other kinds of pairs of opposites like birth and death, subject and object, good and evil. Ma allo stesso momento trascende tutti gli altri paio di opposti come nascita, morte, buono, cattivo. Suppose we draw a line from left and right representing time. Supponete che disegniamo una linea da sinistra a destra che rappresenta il tempo. And we pick up one spot and call it B, Possiamo prendere un punto e chiamarlo B, representing birth che rappresenta la nostra nascita. in the head bin. Sono finite le pile. Thai bin. Nghe không có rõ. Every one of us has a birth certificate, and we know the date of our birth. Ognuno di noi ha un certificato di nascita e conosciamo la data della nostra nascita.
And we believe that we only begin to exist from point B. E crediamo che noi iniziamo ad esistere solo dal punto B. Before B, we were not there. We did not exist. Prima di B non esistevamo, non eravamo lì. So the segment ending with B is described as non-being. Quindi il segmento che finisce con B è descritto come non essere. And we begin to be there only from point B. E iniziamo ad essere solamente dal punto B. And we continue to be until we reach a point here called D. E continuiamo ad essere fino a che non raggiungiamo un punto chiamato D. And then after D, we pass again into the realm of non-being. E dopo D passiamo di nuovo nel reame del non essere. And that is our view concerning birth and death, being and non-being. E questa è la nostra visione per quanto riguarda nascita, morte, essere e non essere. And according to the Buddha, this is wrong view. E secondo il Buddha questa è una visione erronea. We can do a little meditation in order to see that this is a wrong view. Possiamo praticare una breve meditazione per vedere che questa è una visione erronea. Suppose we contemplate a cloud. Immaginate di contemplare una nuvola And we speak about the birth of a cloud. e parliamo della nascita di una nuvola. We should ask ourselves whether a cloud has come from the realm of non-being into the realm of being. E dovremmo domandare a noi stessi se la nuvola sia passata dal reame del non essere al reame dell'essere. And the answer is no. E la risposta è no. A cloud has not come from nothing. Una nuvola non è venuta dal niente. Before being a cloud, the cloud had been something else. Prima di essere stata una nuvola è stata qualcosa d'altro. Before expressing itself as a cloud, the cloud had been the water in the ocean, the heat generated by the sun. Prima di esprimersi come una nuvola, la nuvola è stata ad esempio l'acqua nell'oceano o il calore del sole. Before she expresses herself as a cloud, she had been the water vapor that we cannot see. E prima di essersi espressa come una nuvola è stata il vapore acqueo che non possiamo vedere. So the moment of the appearance of the cloud is not really the birth of a cloud. That is only a moment of continuation. Quindi il momento dell'apparizione della nuvola non è il momento della nascita della nuvola, è semplicemente un momento di continuazione. The nature of the cloud is nature of no birth. La natura della nuvola è la natura della non nascita. Because according to our thinking, to be born means from nothing you become something. Perché secondo il nostro pensiero nascere significa dal nulla diventiamo qualcosa. From no one you suddenly become someone. Da nessuno improvvisamente diventiamo qualcuno. And that proves to be wrong in the case of the cloud. E nel caso della nuvola possiamo provare che questo è sbagliato. The moment when we was conceived in the womb of our mother, that is not a beginning. Nel momento in cui siamo stati concepiti nella pancia di nostra madre, quello non era l'inizio. The moment of conception is also a continuation.
momento della concezione è allo stesso modo una continuazione. It had not come from nothing, from the realm of non-being. Non siamo venuti dal nulla, dal reame del non essere. We had been there half in our father and half in our mother. Siamo stati lì, metà nel nostro padre e metà in nostra madre. So that the moment of conception is not a moment of beginning, is not a moment of birth, but a moment of continuation. Quindi il momento della concezione non è un momento di nascita, non è un momento di inizio, ma è un momento di continuazione. And we know very well that the moment of our birth from our mother is also a moment of continuation. E sappiamo molto bene che il momento della nascita da nostra madre è allo stesso modo un momento di continuazione. So our birth certificate is not correctly right. Quindi il nostro certificato di nascita non è proprio corretto. And then, do you think that a cloud can die? E dopo di questo pensate che una nuvola possa morire? Can a cloud pass from the domain of being into the domain of non-being? Può una nuvola passare dal dominio dell'essere al dominio del non essere? Because in our way of thinking, to die means from something you become nothing. Perché nel nostro modo di pensare, morire significa da qualcosa diventiamo nulla. From someone, you suddenly become no one. Da qualcuno improvvisamente diventiamo nessuno. But in the case of the cloud, she cannot die. She can become the rain, the snow, the ice, and she can never become nothing. Ma nel caso di una nuvola non può morire, può diventare la pioggia, la neve o il ghiaccio, ma non può diventare nulla. A cloud can never die. Una nuvola non può mai morire. Her true nature is the nature of no birth and no death. La sua vera natura è la natura della non nascita e della non morte. So birth and death are only notions that cannot be applied to a cloud. Quindi nascita e morte sono solo nozioni che non possono essere applicate a una nuvola. And birth and death, production and destruction are also notions that cannot be applied to reality. E nascita e morte, produzione e distruzione sono allo stesso modo nozioni che non possono essere applicate alla realtà. When we meditate on anything that we see, not only a cloud, but a human being, looking deeply, we see that the true nature of everything is the nature of no birth and no death. Quando meditiamo su una qualsiasi cosa, non solamente una nuvola, ma anche un essere umano, una cosa che vediamo, possiamo vedere che la vera natura della realtà è la natura di non nascita e non morte. Birth and death are only seen in the first surface. Deep inside reality, there is no birth and there is no death. La nascita e la morte possono essere viste solo in superficie, ma profondamente non c'è né nascita né morte. And many scientists have discovered the same thing. Molti scienziati hanno scoperto la stessa identica cosa. And they have come up with the first law of thermodynamics. E hanno creato la prima legge della termodinamica. They say that you cannot produce, create matter. E dicono che non possiamo creare la materia. You cannot create energy. Non possiamo creare energia. You can help transfer matter into matter, matter into energy, energy into energy, energy into matter, but you cannot create or destroy either matter or energy. Possiamo aiutare a trasformare la materia in energia o l'energia in materia, l'energia in energia, ma non possiamo distruggere o creare l'energia o la materia. Lavoisier said that rien ne se crée, rien ne se perd. Lavoisier ha detto rien ne se crée, rien ne se perd. Nothing is created. Nothing dies. Nulla è creato e nulla muore. Tutto si trasforma. Everything is changing
tutto si trasforma, tutto cambia. A cloud can transform itself into the rain or the snow. Una nuvola può trasformarsi nella pioggia o nella neve. A cloud is not born and cannot die. Una nuvola non nasce e non può morire. So the first law of thermodynamics corresponds to the insight of no birth and no death. Birth and death are only notions that cannot be applied to reality. Quindi la prima legge della termodinamica corrisponde alla comprensione della non nascita e della non morte. La nascita e la morte sono solo nozioni che non possiamo applicare alla realtà. Yesterday we already talked about the dissolution of our body. It is not our death. Ieri abbiamo già parlato della dissoluzione del nostro corpo e non è la nostra morte. Every day we produce energy in terms of thought, speech and action. Ogni giorno produciamo energia in termini di pensieri, parole ed azioni. There is a French philosopher, Jean-Paul Sartre, he said something very close. He said, l'homme est la somme de ses actes. Man is the totality of his actions. E il filosofo francese Jean-Paul Sartre ha detto una cosa molto simile, ha detto l'uomo è la somma dei suoi atti, delle sue azioni, l'uomo è la totalità delle sue azioni. In Sanskrit, the word for action is karma. In sanscrito la parola per azione è karma. And we continue always with our action. Noi continuiamo sempre con le nostre azioni. It's like the cloud will continue always, whether in the form of the rain or the snow or of the river, but the cloud can never die. È come una nuvola che continua sempre sotto forma di pioggia, di neve o di un fiume, ma non può mai morire. Someone who wants to commit suicide aspire to non-being. Qualcuno che vuole commettere il suicidio aspira al non essere. But if he practiced looking deeply, he said that he will see that both being and non-being are only notions in our mind. Ma se pratica l'osservazione profonda potrà vedere che entrambi essere e non essere sono solo nozioni nella nostra mente. So meditation helps us to remove the notion of birth and death. Quindi la meditazione ci aiuta a rimuovere le nozioni di nascita e morte. And with the notions of birth and death removed, the notions of being and non-being are removed at the same time. Quindi quando rimuoviamo le nozioni di nascita e morte, allo stesso momento si rimuovono le nozioni di essere e di non essere. Because we have linked the two notions together. To be born means from non-being, you pass into being. And to die means from being, you pass into non-being. Perché abbiamo collegato assieme queste due nozioni. Nascere significa dal non essere diventare essere e morire significa dall'essere diventare non essere. And that is why when we remove the notion of birth and death, we remove at the same time the notion of being and non-being. E questo è il motivo per cui quando rimuoviamo le nozioni di nascita e morte, allo stesso momento rimuoviamo le nozioni di essere e di non essere. To be or not to be, that is no longer the question. Essere o non essere non è più la questione. Problema. And there are theologians who describe God in terms of being. E ci sono dei teologi che descrivono Dio in termini di essere. Like that German theologian Paul Tillich, he said that God is the ground of being. Come il teologo tedesco Paul Tillich, che descrive Dio come il fondamento dell'essere. We cannot describe God, the ultimate, in terms of being and non-being. Non possiamo descrivere Dio, la realtà ultima, in termini di essere e di non essere.
If God is the ground of being, and who will be the ground of non-being? Se Dio è il fondamento dell'essere, chi sarà il fondamento del non essere? And if we see God as the ultimate, free from the notion of being and non-being, we have right view. E se vediamo Dio come la realtà ultima, come libero dalle nozioni di essere e di non essere, abbiamo una retta visione. So, right view, the insight of in the being, can remove all kind of notions like birth and death, being and non-being. Quindi la retta visione, la comprensione profonda dell'interessere può rimuovere ogni tipo di nozione come nascita, morte, essere o non essere. And when we have removed all these notions, and then no discrimination is there anymore. E quando abbiamo rimosso tutte queste nozioni, a quel punto non ci può più essere alcuna discriminazione. And without discrimination there will be no separation, no anger, no fear. E senza discriminazione non ci può essere alcuna separazione, niente rabbia, niente paura. And that is why on the base of that insight, of that right view, every thought we produce will be right thinking, every speech we produce will be right speech, and so on. E questo è il motivo per cui sulla base di questa comprensione profonda, che è la retta visione, ogni pensiero che produrremo sarà retto pensiero e ogni parola che produciamo sarà una retta parola. There is a pair of opposite that scientists are trying very hard to remove. That is the notion of subject and object. C'è un altro paio di opposti che gli scienziati stanno facendo del loro meglio per rimuovere, e queste sono le nozioni di soggetto e oggetto. The neuroscientists are trying to ask the question: how can the objective activities of the neurons can bring about subjective consciousness? E per esempio i neurologi stanno cercando di rispondere alla domanda: come possono le azioni oggettive dei nostri neuroni portarci a una soggettività della nostra coscienza? There is a kind of discrimination between mind and matter. C'è un tipo di discriminazione fra mente e materia. Discrimination between body and mind. Discriminazione fra corpo e mente. And we can say whether mind is born from body or body is born from mind. E possiamo domandarci se il corpo nasce dalla mente o la mente nasce dal corpo. And on that base of discrimination, we ask the question that how come that a objective activity, the objective activity of the neurons can bring about the subjective mind. E basati su questa discriminazione ci domandiamo come può essere che dalle azioni oggettive dei nostri neuroni si crea una mente soggettiva. And many of the scientists still believe that there is consciousness in here, subjective, trying to reach out to reality, objective reality out there. E ancora molti scienziati pensano che ci sia una coscienza qui dentro, soggettiva, che cerca di raggiungere la realtà oggettiva là fuori. As if the objective can exist independently from the objective. Come se il soggettivo potesse esistere indipendentemente dall'oggettivo. But you have seen the example of the sheet of paper. Abbiamo visto l'esempio di questo foglio di carta. The left has to base itself on the right in order to be. La sinistra deve basarsi sulla destra in modo da essere.
the right has to lean on the left in order to be. E la destra deve appoggiarsi sulla sinistra in modo da essere. The left can be by itself alone. La sinistra non può essere di per sé stessa sola. The left has to interbe with the right. La sinistra deve interessere con la destra. And yesterday we have spoken about the flower. A flower cannot be by herself alone. A flower has to interbe with everything in the cosmos. E ieri abbiamo parlato di un fiore, abbiamo detto un fiore non può essere di per sé stesso, ma deve interessere con ogni altra cosa nel cosmo. So the inside of the interbeing can be seen not only in a sheet of paper, but can also be seen in the subject and the object. Quindi la comprensione dell'interessere può essere vista non solamente in questo foglio di carta, ma anche fra soggetto e oggetto. The body and the mind. Il corpo e la mente. Without the mind, the body cannot be a body, a live body. Senza la mente il corpo non può essere un corpo vivente. Without the body, the mind cannot express itself. Senza un corpo la mente non può esprimersi. So mind and body are like the left side and the right side of the sheet of paper. Quindi mente e corpo sono come il lato sinistro e il lato destro di un foglio di carta. They cannot be by themselves alone. They have to interbe with the other side. Non possono essere di per sé stessi, ma devono interessere con l'altro lato. And in Buddhism, we speak about dual grasping, double grasping. In buddismo parliamo del doppio attaccamento. Double grasping. Nhị thủ. Graha. Vaya. Double grasping. Doppio attaccamento. You are caught in a notion of subject and object as two separate entities. Ci lasciamo intrappolare dalla nozione di soggetto e oggetto come due entità separate. If you think that your consciousness is an entity that exists separately from the object, which is nature, which is reality, you are caught in what we call the double grasping. Se voi pensate che la vostra coscienza sia un soggetto che sia separato dall'oggetto, dalla natura, dalla realtà, voi siete intrappolati da questa visione, il doppio attaccamento. And that is why right view, the inside of interbeing is not only free from the attachment to the notion of birth and death, being and non-being, but also subject and object. E questo è il motivo per cui la retta visione, la comprensione dell'interessere, non è semplicemente libera dalle nozioni di essere, non essere, nascita e morte, ma anche di soggetto ed oggetto. And also the pair of opposite called life and death. E anche dagli opposti chiamati vita e morte. We think that now is life. Death will be later on. Noi pensiamo che ora è la vita e la morte sarà un po' più tardi. As if life and death can be separated. Come se la morte e la vita potessero essere separate. You cannot take the left and bring the left outside and keep the right inside. Non potete prendere la sinistra e portarla là fuori e mantenere la destra qui dentro. The same thing is true with birth and death. La stessa cosa vale per la nascita e la morte. They are always together. You cannot take one out of the other. Sono sempre assieme, non potete prenderne una e tirarla fuori dall'altra. Suppose we look into our body and we can see that millions of cells are dying in this very moment. Supponete di guardare il vostro corpo e possiamo vedere che ci sono milioni di cellule che stanno morendo proprio in questo momento. Death is happening right now, right here. La morte sta succedendo proprio qui e ora. But because you are so busy, you have no time to organize funerals for them. Ma perché siamo così occupati non abbiamo il tempo per organizzare un funerale per ognuno di loro.
And at this very moment also there are millions of cells are being born in our body. E in questo stesso momento, allo stesso modo, milioni di cellule stanno nascendo nel nostro corpo. And again, we don't have the time to organize a birthday celebration for them. E allo stesso modo non abbiamo il tempo di organizzare un compleanno per ognuno di loro. So birth is not possible without death. Death is not possible without birth. And they are happening right here and right now. Quindi la nascita non è possibile senza morte, la morte non è possibile senza nascita. E stanno accadendo, stanno succedendo proprio qui ed ora. We are being born every moment. We are dying every moment. Stiamo nascendo ad ogni istante, stiamo morendo ad ogni istante. Why are we afraid of birth and death? Perché dovremmo avere paura della nascita e della morte? Because death is not for later. Perché la morte non è per più tardi. Later, if there was death, there will be something else accompanying death, birth. Più tardi, se ci sarà la morte, ci sarà qualcos'altro che accompagna la morte, una nascita. So we should remember that we cannot take birth out of death and death out of birth. Quindi dobbiamo ricordarci che non dovremmo tirare fuori la morte dalla nascita e tirare fuori la nascita dalla morte. Remember the sheet of paper, you cannot take the left out of the right. Ricordatevi questo foglio di carta, non potete togliere la sinistra dalla destra. The same thing is the above and the below. E lo stesso vale per il sopra e il sotto. Where there is the above, there is the below. Dove c'è il sopra c'è il sotto. You cannot take away the below from the above. Non potete togliere il sopra dal sotto. And that is the kind of insight you get when you use mindfulness and concentration to look deeper, more deeply into the heart of reality. E questa è la comprensione che otteniamo quando utilizziamo la consapevolezza e la concentrazione per osservare il cuore della realtà. There is a wisdom, an insight called the insight of non-discrimination. C'è un tipo di saggezza, un tipo di comprensione profonda chiamato la comprensione della non discriminazione. And if we look deeply into the heart of nature, we can recognize that wisdom of non-discrimination. E se osserviamo profondamente nel cuore della natura, possiamo riconoscere questa saggezza della non discriminazione. In our body, the cells in our body, they do not have discrimination. Nel nostro corpo, le cellule del nostro corpo non hanno alcuna discriminazione. No cell in our body try to be the boss. Non c'è nessuna cellula nel nostro corpo che prova a fare il boss. And all the cells in our body are capable of operating in harmony without power struggling. E tutte le cellule nel nostro corpo sono in grado di operare in armonia, senza combattere per il potere. My right hand has the wisdom of non-discrimination. La mia mano destra ha la saggezza della non discriminazione. Your right hand also. E la tua mano destra pure. All the poems I have written was written by my right hand. Tutte le poesie che ho scritto sono state scritte dalla mia mano destra. Except one. A parte una. That day I did not have a pen. Quel giorno non avevo una penna. A poem came to me and I had to use a old envelope and type it from a typewriter of someone else. Mi è venuta in mente una poesia e quindi ho dovuto mettere una vecchia lettera in una macchina da scrivere e scriverla. I still remember that poem. The title is The Little Buffalo Running, Chasing After the Sun. E mi ricordo ancora il titolo di questa poesia, era Il piccolo bufalo che va a caccia del sole. And I also put in music that poem. E ho anche fatto una musica per questa poesia. Maybe Sister Chen Kong will sing it to you during the next total relaxation. Magari Sister Chan Kong ve la potrà cantare durante la prossima rilassamento totale. And yet my hand is never proud of the fact that she has written
all my poems. Eppure la mia mano non è mai orgogliosa di aver scritto tutti i miei poemi. My right hand can also invite the bell so well. E la mia mano destra può anche invitare la campana molto bene. It can also practice calligraphy, Può scrivere un sacco di calligrafie, but she has never been caught in a complex of superiority. ma non si è mai fatta intrappolare dal complesso di superiorità. She never said to my left hand, "You does not seem to be very useful." E non ha mai detto alla mia mano sinistra, non hai l'aria di essere molto utile. And my left hand also has the wisdom of non-discrimination. E anche la mia mano sinistra ha la saggezza della non discriminazione. She has never suffered from the complex of inferiority. E non ha mai sofferto di un complesso di inferiorità. And they are together quite well because both of them have right view, the insight of interbeing. E vivono assieme molto bene perché entrambe hanno una retta visione, la comprensione dell'interessere. My two hands know very well, deeply, that happiness is not an individual matter. E le mie due mani sanno molto bene che la felicità non è un qualcosa di individuale. And suffering is not an individual matter either. E la sofferenza non è qualcosa di individuale allo stesso modo. So one day I tried to hang a picture on the wall, my left hand holding a nail and my right hand a hammer. Quindi un giorno stavo cercando di appendere un quadro al muro e la mia mano sinistra teneva un chiodo e la mia mano destra teneva il martello. And that morning I was not very skillful. E quel giorno non ero molto attento. Instead of pounding on the nail, I pounded on my left hand. E invece di martellare il chiodo ho martellato la mia mano sinistra. Right away, the right hand put down the hammer and took care of the left hand. E immediatamente la mano destra ha messo giù il martello e si è presa cura della mano sinistra. It did not think that I am the right hand, I am helping you the left hand. You have to remember. E non ha detto, io sono la mano destra e ti sto aiutando mano sinistra, ricordatene. Because there are two hands with two different names, but they behave exactly like one hand, non-discrimination. Perché sono due mani con nomi diversi ma si sono comportate esattamente come una mano, con non discriminazione. And I think that a global ethic for mankind should be based on that kind of wisdom, the wisdom of non-discrimination. E quindi io penso che un'etica globale per tutta la razza umana dovrebbe essere basata su questo tipo di saggezza, la saggezza della non discriminazione. Every thought that you produce should be free from discrimination. Ogni pensiero che produciamo dovrebbe essere libero da discriminazione. Without discrimination, there is no longer separation, fear, anger. Senza discriminazione non c'è più separazione, paura o rabbia. And mutual understanding and compassion is always there in the thought that you produce. E la comprensione reciproca e la comprensione sono sempre presenti in ogni pensiero che produciamo. And every thought that you produce like that has the power to heal you and heal the world. E ogni pensiero che produciamo in questo modo ha il potere di guarire noi stessi e guarire il mondo. Every thing you say, every letter you write, every email you send will have the power to heal yourself, heal the other person and the world. Ogni lettera che scrivete, ogni cosa che dite, ogni email che inviate avrà il potere di guarire voi stessi, guarire l'altra persona e guarire il mondo. And we have tried in the last 5 years to present the 5 mindfulness trainings in such a way that the 5 trainings could express the insight of interbeing. E negli ultimi 5 anni abbiamo provato a esprimere i 5 addestramenti alla consapevolezza in modo tale che esprimano questa comprensione della non discriminazione. And the 5 mindfulness trainings should be able to express in a very concrete way the kind of practice that can only build peace, brotherhood, compassion,
because the practice is based on the insight of interbeing, free from all kind of discrimination. E questi 5 addestramenti dovrebbero essere in grado di riflettere la pratica della consapevolezza, della fratellanza, della sorellanza, perché queste sono le pratiche basate sulla visione dell'interessere. Time for walking meditation. Ora di andare a fare la meditazione camminata.